in questa recensione. Le armi molto originali che ti faranno rincretinire. Una qualità quasi diecast. Masterpiece e movie, due linee conciliabili? La scatola è minuta, con un artwork stiloso e nel retro un'ottima posa del robot. Al suo interno un apprezzabile polistirolo per proteggere il robot ed i suoi accessori. Qui una bella card con le statistiche ed un libretto di istruzioni ben illustrato che ci tornerà comodo per quanto riguarda appunto la trasformazione. E questa Ferrari allora, eccola qua, guardate che bella. Non c'è dubbio che il vero motivo per cui gli utenti acquisteranno Firage è questo, ovvero il possedere finalmente un Dino come Dio comanda. Non un Audi R8, non una qualsiasi altra scimmiottatura, ma una vera e propria Ferrari. Oddio, in realtà la vera licenza Ferrari manca anche qui, dato che non c'è segno di cavallino. Se persino Hasbro del resto non ha sborsato per i diritti, nonostante lo avesse fatto per avere la Ferrari nel film, non ci stupiamo che la casa third party, l'Alien Attack Toys, non l'abbia fatto. Ma questa Ferrari è talmente bella e ben realizzata per essere un Transformers che sto facendo un pensiero per una volta nella mia vita a recuperare le repro labels, per cui di solito aborro sborsare pecunia. Perché cosa? Per mettere semplicemente gli stemmini Ferrari. Tutto qui. È solo questo che manca per renderla completa. Ed è davvero l'unica cosa di cui possiamo sentire la mancanza su questo modello. È davvero modellato superbamente e verniciato ancora meglio. Queste vernici lucide infatti le dà un look quasi da modellino diecast in scala. Niente plastiche bavose o opache, ma un bel rosso pieno e lucido come appunto una vera carrozzeria. L'ingegnerizzazione ha compiuto un miracolo nel riuscire a compattare tutto, questa cosa qua all'interno, al di sotto, dentro questa forma di auto, senza lasciare spazi, come vedete, praticamente, adesso l'ho anche tenuto un po' lasca, ma ci si impegna, senza veramente, si riesce veramente a non lasciare un millimetro di spazio nei vari pannelli. Guardate anche qui, sembra veramente un pezzo unico. Persino questo spazio dietro simula le prese d'aria del modello reale. Vedete? Questo modellino diecast è così. Dietro è addirittura simulato, su cui si vedrà poco, dietro è addirittura simulato il motore attraverso la plastica trasparente. E persino i fanali davanti e anche quelli dietro sono persino meglio di certi modellini diecast. Qui nel retro ho perso questa piccola parte qui, il pezzettino cromato che simulava le marmitte. Avevo provato a dargli una passata di colla liquida Tamiya, ma evidentemente non è bastato. Ci voleva secondo me l'attack, da tanto che era loose questo pezzo. Vedrò di recuperarlo. È l'unico difettuccio, se vogliamo, di questo modello, oltre alle difficoltà di dover riuscire a tenere sotto tutto in modo anche abbastanza piatto per poter far rollare l'auto senza rischiare di strisciarla. Che rolla, qui adesso c'è un po' di peluria che viene presa su da questi panti appuntite, ma in una superficie liscia rolla bene, anche perché altro dettaglio esaltante in un modello così accorato sono i pneumatici realizzati in gomma e non in plasticazza. E guardate anche i cerchi, i freni, una cura più da collezionismo diecast che da Transformers, e questo rende onore mascolo a questo Firage. Tra l'altro possiamo far fuoriuscire i cerchioni posteriori, quel tanto che basta a simulare un'arma alla James Bond. Insomma, bellissimo come si riesce a replicare
una Ferrari veramente così fedelmente, ed è il bello delle linee movies, che se ne dica della qualità dei film, un realismo ed una fedeltà delle forme alternative a dir poco esaltante a questi modelli, e questo è ciò che mi esalta nei Transformers. E da amante delle Ferrari, quindi, questo modellino non può che farmi godere doppiamente. E ora, prima di passare alla trasformazione, qualche size comparison. Ecco qui effettivamente un deluxe, ed infatti praticamente possiamo dire che è un deluxe class, e questa, che di tutti i Combiner Wars e Transformers ha le forme che più si avvicinano, come vedete, effettivamente a quello di una Ferrari. Ha delle belle forme più futurizzate, però ovviamente questa è una vera Ferrari, questa è una cosa un po' abbozzata, per quanto non brutta. Qui un Voyager, appunto, invece della serie movie, direi quasi in scala, in realtà dovrebbe essere un po' più grande. E infine qui un leader della serie Combiner Wars. Ma a questo punto è doveroso fare anche una size comparison con i modellini. Qui abbiamo i diecast, un 1,43, vedete che qui quindi questa classe è un figlio maggiore, non raggiunge sicuramente l'altra scala prediletta dopo di questa, l'1,24, però sì, saremo sull'1,30 e rotti probabilmente. Però vedete quanto veramente si avvicina a una realizzazione modellistica questo Transformers, è una cosa spaventosa. Fantastico davvero. Questo è quello che io richiederei alle linee movies. Qui invece mettiamo, non ho esattamente a portata di mano la versione coupé, ma è praticamente il modellino in scala 1,18 comparato a questo, per far capire sempre più o meno la scala. La forma alternativa è pertanto esaltante. Hasbro Takara si avvicina a questa qualità forse nelle sue linee movie Masterpiece, e fatica comunque anche lì a mantenere una tale pulizia delle linee. Questa è una vera Ferrari ed è bellissima. La trasformazione, come i modellini movies, è decisamente complessa. In particolare, la prima volta che proverete a far stare tutto sotto la macchina, suderete 7 camicie e avrete difficoltà a credere che tutto riesca a compattarsi senza problemi. Poi, invece, con calma e passando e ripassando su ogni pannello, il completamento dell'impresa si farà sempre più vicino e ci riuscirete. Non è il tipo di trasformazione che prediligo, mi piacciono complesse nel numero di passaggi, ma non così incastrose. Ma se questo è l'unico modo per avere modelli così realistici, ce ne dobbiamo fare una ragione. Ecco qua abbiamo quindi Dino Firage nella sua modalità robotica, dimensioni da deluxe, direi deluxe abbondante, e design robotico da Transformers della linea Movie. Il design dei Transformers Movie, lo sappiamo, divide. Chi adora lo stile classico della G1 di solito aborra questo design, e chi invece apprezza la modernità dei film del nuovo millennio apprezza la meticolosità e la struttura di questi robot votata al realismo. Ecco qua, prendiamo ad esempio Prowl della linea Masterpiece, che appunto come linea ha il design più fedele alla G1. Per denotare questo, più o meno abbiamo la stessa struttura, cioè con la trasformazione che fa diventare il muso della macchina come petto, ovviamente, però vediamo come in questi tutta la struttura si deframmenta molto di più per andare a dissimulare anche le parti della vettura e lasciarne traccia veramente in pochi luoghi. Qua che c'è fedeltà al G1, al cartone, così come anche soprattutto anche spesso ai toys, vediamo che invece diverse parti, a volte che vanno a finire di fare i piedi o quant'altro, rimangono proprio perché non c'era una trasformazione deframmentata di tutta la struttura. E mentre qui, come nei robot dei movie, ci sono queste strutture molto esili che rappresentano il vero e proprio scheletro, qua tutti diciamo i robot acquisivano delle forme anche interne proprie da robot tipico, meno diciamo votato
ad un realismo come se nella realtà effettivamente una macchina si dovesse trasformare da robot o meno. Quindi lo sappiamo, è la differenza tra realismo ed estetica nostalgica, le differenze tipiche, quindi ecco perché a volte si riesce ad amare uno solo dei due design e non entrambi. Per me invece non c'è problema, apprezzo abbondantemente in tutti e due i casi. Perché sappiamo insomma che c'è questo, che un robot, in questo caso un Transformers riprodotto nella realtà, è più facile che abbia una struttura del genere piuttosto che lo stile più giocattoloso e cartunoso del passato. Come vi ho detto, io personalmente mi trovo più verso la seconda schiera. A me in fondo interessa che il robot sia realistico e che ovviamente lo sia il suo alt mode. In tal senso questo Dino Mirage, come vi pare, fa il suo dovere. Guardate come mescola la complessità del suo inner frame alla deframmentazione della sua scintillante carrozzeria. E lo stesso inner frame non è certo scevro di dettagli, anzi, altro che scheletro monocromatico, di quello lì del tipo col grigio monotono dei vecchi movie originali. Qua abbiamo una vera sovrabbondanza di dettagli, una sovrabbondanza tra l'altro raffinata in un modo che ci sogneremmo non solo in un deluxe dei Toys Transformers originali, ma anche nelle scale più grandi. Anche il dettaglio della testa è pregevole, soprattutto nella verniciatura. Il design, devo dire, non mi esalta, ma quello sono io. Mi ricorda quasi un acaro pieno di sangue, così schiacciata sta testa qui. Invece lo zaino dietro, come vediamo, è ultra schiacciato in modo sapiente, mentre le portiere sporgenti in alto sono una scelta condivisibile nel design del robot ufficiale. A sottolineare la raffinata sensibilità al dettaglio c'è la possibilità di montare le singole dita delle mani. Tutti i pezzi qui con anche l'asticella per togliere quel pernetto qui delle dita della mano, e queste invece che sono unite, che si piegano, sì, ma appunto tutte assieme. Dicevo, questa è una cosa che non farò, non tanto per la complessità dell'operazione, che è relativamente banale, quanto perché ho l'impressione, venendo io dall'assemblaggio di Gunpla, che le dita così piccole ed articolate non abbiano chissà quale stabilità e non vorrei poi rischiare di perderle. Per il resto la posabilità è eccellente, grazie al numero spropositato di snodi che questo Transformer possiede. Adesso non ve li mostro tutti, ma è veramente ben articolato. Veniamo quindi infine alla dotazione. È un robot votato all'agilità e alla velocità, pertanto è giusto aspettarsi a un arsenale, diciamo, non krakatoesco. Al contrario, si tratta di armi capaci di esaltare le sue doti di ingaggio alternative, definiamole così. Partiamo da questa sorta di arpioni, scusatemi per come sono riuscito a posarveli, ma veramente è arduissimo, che questi arpioni sono molto originali e omaggiano una scena specifica del film. Direi che offrono una variante molto particolare con cui, diciamo, sbizzarrirsi tra le varie pose, se volete sbizzarrirvi, perché comunque vi assicuro che, come potete notare, posare questa cosa qui in maniera tondeggiante, fatta per bene, non è semplice. Con questa sorta sembra quasi un fil di ferro. Ecco, dovreste riuscire a raggiungere vagamente questo livello qui e ciaone proprio. Comunque l'unico difetto, a parte questi fili difficili da piegare, è che vanno ad ostruire il buco di alloggiamento qua dell'altro paio di armi di cui è munito Firage. Si tratta di queste due fighissime lame che porta in modo stiloso e possiamo dire ninja, e gli fanno assumere delle pose very cool. Anche queste sono dettagliate finemente e tra l'altro sono snodate a loro volta. Ad una veloce size comparison abbiamo un deluxe della serie Combiner Wars, come vediamo è un po' più grandino e soprattutto anche dotato e plasticato. Cosa curiosa è che è invece praticamente quasi della stessa scala, appena un filo appena inferiore della serie Masterpiece, anche se c'entra poco, però ecco, per dire, potrebbe essere in scala volessimo, anche se non è il settore dei Masterpiece quelli a cui accostare i movie sicuramente. E qui lo vediamo con un classe Voyager, per dimostrare anche qui che ovviamente non arriva una classe Voyager di differenza come grandezza, un esemplare della serie Combiner Wars per vedere la differenza tra un combiner di questa classe. Infine, per chi fa Gunpla,
un esemplare 1,144, quindi direi che più o meno siamo su quelle dimensioni. Qui invece un più grande in classe 1,100, tipica dei Master Grade, anche se questo non lo è. Ebbene, che dire di questo Firage in versione robot? Qualitativamente ineccepibile, con quelle lame acquisisce anche un aspetto minaccioso, quasi più da Decepticon che non da Autobot. Logicamente bisogna adattarsi allo stile realistico dei robot dei film Transformers per apprezzare e godere appieno della sua estetica. È anche discretamente dotato, quindi direi che si merita un 8. E come detto sin dall'inizio, il vero motivo che vi spingerà a mettervi in casa un Firage è il suo essere un Transformers Ferrari. Poche balle. Se siete mascoli non potrete prescindere da questo imperativo morale di accasarvene uno. Una volta che lo farete troverete, a ricompensarvi, un'ottima qualità costruttiva e 3 cm di cazzo in più. E pertanto, se siete mascoli, se vi ficcano le Ferrari, provvederete a mettere un like, a cliccare sulla campanellina e condividere il video ad altri mascoli come voi. Da oggi vi ricordo che c'è anche la pagina Facebook di Viper Toys, dove da ora per il momento pubblico tutti gli unboxing, mentre credo che lascerò questo canale YouTube specializzato nelle recensioni e nei confronti, nei video più di qualità. Insomma, se però vi ficcano anche gli unboxing e avere le anteprime su ciò che viene acquistato, unboxato e che verrà poi recensito, quelli appunto da oggi li trovate sulla pagina Facebook Viper Toys. Pagina comunque che non vi aspettate che io vi inizi a mettere delle cagate, le classiche demenzialità da Facebook, no, quali sono praticamente video di unboxing o di, non so, work in progress o cose un po' più semplici e banali da registrare al volo e subito pubblicare via, perché non reputo meritevoli di montaggio come una recensione ufficiale. Tra l'altro, visto che me l'avete chiesto in molti, sarà anche la pagina dove a breve posterò i video tour della mia collezione, di cui qui vedete proprio solamente la parte minimale, quasi solo ciò che è stato già recensito nel canale, ma si tratta di nemmeno un decimo, ma nemmeno del totale. Quindi se non vi volete perdere anche lo speciale sul tour sulla collezione, che verrà ripreso da tutt'altra parte, nel caveau, dove per ora tengo ancora tutto ciò che è ancora da recensire, un bel mi piace e seguite la pagina Facebook. Qua invece abbiamo finito e quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!